Buongiorno a tutti, terzo giorno a Budapest, abbiamo appena fatto colazione e adesso ci stiamo dirigendo verso l'isola Margherita. Ragazzi, guardate che bei parchi che ci sono a Budapest e guardate che bei cantieri. Vi voglio mostrare la stazione dei treni di Budapest. E quella lì è l'isola Margherita. E quest'isola mi piace tantissimo perché tanto c'è tantissimo verde e io amo il verde, ma poi ci sono anche tantissimi posti per fare attività fisica, attrezzature per fare esercizi a corpo libero, ma anche campi da basket. Vedo una pista per fare atletica e quindi mi piace molto questa cosa. Cioè non sto scherzando, è un'isola dedicata al verde e allo sport, cioè vedete anche qui si può fare jogging, ma dall'altra parte, dopo ve lo mostro, ci sono dei campi da calcio, una pista d'atletica, avete un panorama bellissimo, vedete il Danubio, lì in fondo c'è la chiesa di Mattia, il bastione dei pescatori che abbiamo visto ieri, e più o meno tutti i siti di interesse della città sono da quella parte. E qui vedete i battelli che la sera o anche di giorno fanno delle crociere sul Danubio. E niente, io mi sono già innamorato di quest'isola. Come vedete mi piace tantissimo lo sport. Ma guarda che bel cagnolino nero! Questa dovrebbe essere una fontana bellissima, però purtroppo in questo periodo dell'anno è in manutenzione. Allora, non so cosa sia questo edificio, però Google Maps lo nomina Hyblikats. Hanno aperto i cancelli, ragazzi. Allora, le mie prime impressioni sull'isola Margherita. Sarò sincero, io su internet non avevo trovato tanto in riferimento a quest'isola, però la sto vivendo già da un'oretta e mi dà l'impressione di essere un'isola dedicata alla pace, allo sport, al verde, anche dedicata all'evasione dal caos quotidiano della città. Però oltre a ciò noto anche che ha una vocazione turistica, nel senso che ci sono diversi chioschi dove ci si può sedere a ordinare il drink piuttosto che il gelato e si può noleggiare un rickshaw e fare il giro dell'isola, quindi ha una duplice faccia, diciamo, il volto turistico e il volto più dedicato alla pace dei sensi e al relax. Poi giustamente mio fratello mi faceva notare che sì, è un'isola dedicata alla pace, ma alla pace estrema, nel senso che dopo un po' non c'è un cazzo da fare. Però da quello che ho capito, in quest'isola dovrebbe trovarsi anche le terme Palatinus o il Palatinus, che è una sorta di parco acquatico terme. Ecco, all'interno dell'isola Margherita c'è anche un mini zoo e qui questi sono i primi animali che incrociamo, sono dei cavalli. Ora ve lo mostriamo meglio lungo il percorso. Ombromanto. Io non sono un esperto di animali, ma questo potrebbe essere un falco o un pidgeot. Ci siamo imbattuti in queste rovine e adesso stiamo andando a vedere cosa sono. Sembrano delle rovine molto antiche
e io sono un fan delle rovine, ragazzi, quindi mi piacciono tantissimo. Fanno parte di un antico convento domenicano che sorgeva sull'isola. Questa è l'antica chiesa del monastero dedicata alla Vergine Maria. Quella che potete vedere davanti a me si chiama Torre dell'Acqua dell'Isola Margherita ed è una torre costruita nei primi anni del 1900 e oggi funge da torre panoramica, nel senso che voi salite ai gradini, c'è una scalinata, percorrete la scalinata e dalla sommità della torre potete ammirare da un lato le colline di Buda e dall'altro lato la città di Pest, di Budapest in generale. Questa invece è la cappella dedicata a San Michele. E queste sono le terme dell'Isola Margherita. Quello che vedete alle mie spalle è il giardino giapponese che trovate sempre all'interno dell'Isola Margherita. Ciò che mi trasmette questo giardino è veramente un senso di profonda pace e tranquillità. Anche c'è il rumore di una cascata qui che è molto rilassante. Guardate che meraviglia. Ecco, quelle che vedete oltre alla recinzione dovrebbero essere le terme Palatinus che si trovano nell'isola Margherita. Però da quello che ho visto un po' su internet dovrebbero essere leggermente diverse rispetto alle altre terme di Budapest, nel senso che sono una via di mezzo tra un parco acquatico e un complesso termale. Abbiamo appena pranzato, io ho preso un hot dog e una birra al chioschetto e ora torniamo in città. E dopo aver passato quasi l'intera giornata all'isola Margherita, in questo momento ci stiamo dirigendo verso le sponde del Danubio per fare una piccola crociera di un'ora.
è un'esperienza molto piacevole e vi consiglio di provarla, anche perché il panorama è bellissimo. Dopo questa bellissima crociera sul Danubio andiamo finalmente a mangiare qualcosa. Guardate che bellezza, tutti questi mercatini. La cena promette bene. Ma si mangia tipo una pizza? Cioè, Così. Non male. non male. Buono. Allora, se venite a Budapest vi consiglio assolutamente di provare il Langos, dal Langos e Goulash Bar che vedete dietro di me. Il personale è gentilissimo, sono bravissimi, il prezzo è abbastanza abbordabile e si mangia soprattutto molto bene. Comunque Budapest di sera è meravigliosa, ci sono tutti questi locali illuminati e vi consiglio assolutamente di venire a Budapest e di spenderci qualche giorno. E anche questa giornata a Budapest sta per concludersi. Mi raccomando, lasciate un like, seguitemi e scrivete nei commenti quali altri luoghi avrei potuto visitare. Noi ci vediamo nel prossimo episodio dove andremo a visitare le terme Szczesny o per gli amici le terme Sejszylny. Ciao!